Il protagonista della mostra di Pierluigi Fresia è il tempo. Sembrerebbe quasi un paradosso in una mostra di immagini a essere protagonista invece è la percezione dell'intangibile, dell'inafferrabile, è qualcosa che attraversa la storia della civiltà umana e che si condensa poi in tutto il Novecento come un'occupazione non solo filosofica ma anche estetica di artisti e di scrittori. L'impotenza celeste dei pianeti è un titolo che io ho rubato a Marcel Proust perché è una frase che lui ha utilizzato riferendosi alla personalità della sua mamma. La mamma si trovava ad essere, secondo Proust, con questa immagine meravigliosa, un po' un pianeta che vive la sua esistenza e quindi la capacità di essere osservato solamente perché è colpito dalla luce di qualcos'altro. Le parole compongono nelle opere di Fresia dei componimenti tra natura morta o foto di paesaggio e haiku. Qui succede qualcosa di straordinario, il miracolo dell'arte. La visione delle sue opere, se effettuata con una lentezza, con la dovuta umiltà che l'osservatore deve prestare al cospetto dell'opera, può farci tornare in mente qualche momento perduto solo nello scorrere dei giorni e degli anni, nei calendari, ma non nella nostra memoria, non nella coscienza del nostro corpo. Una sensazione vissuta da piccoli o solo l'altro giorno, un raggio di sole che colpisce una pietra, un sapore o una voce di una persona amata. Proprio come nel capolavoro di Marcel Proust, il sapore della famosa Petite Madeleine, del biscotto che intinge nel tè, le opere di Pierluigi Fresia fungono quasi da dispositivi, da deflagratori, ecco, di un recupero, di una riconquista del tempo. La malinconia è uno di quei sentimenti che può avere gusti diversi, può essere una cosa meravigliosa, può essere una cosa che ti ferisce e non ti fa più guarire. Può esserci anche una leggera ombra o comunque un sentore di ironia in questo arrivare, battere le mani, far tanto rumore e poi sparire. Quindi come uno spettacolo che può essere comico, ma finisce anche quello.
Quest'altro succede invece al piano di sotto di questa mostra, dove ci sono alcune opere meno recenti, ma che nel processo con cui vengono compiute accompagnano diversi periodi creativi di Pierluigi, e sono queste opere realizzate tracciando dei segni o delle parole con un gesso su una lavagna, una di quelle lavagne che c'erano in tutte le scuole un tempo. E questa lavagna si trova nello studio dell'artista e lì lui ogni tanto traccia, prova, vede se va bene, poi cancella, se gli piace lo fotografa. E rimangono su questo livello quasi del subconsciente, come la camera oscura in cui si sviluppa poi il sensibile e il fotosensibile, che emerge invece qui, proprio quasi in una figurazione dei processi psicoanalitici, psichici, e qui al primo piano. Forse nei miei lavori un soggetto invisibile lo si potrebbe sentire. A volte mi rendo conto che ci sia quasi un attore di tutte queste cose che accadono e che vengono narrate nei lavori, no? Potrebbe essere una grande narrazione, ma nello stesso tempo ogni lavoro poi è una storia a sé.